Ecco, adesso vediamo nello specifico come è fatto il mio contatore Geiger. Ho scelto il mio contatore Geiger ehm, perché appunto ha la possibilità di avere due sonde separate, a sé stanti, selezionabili a livello software, cioè se posso, che posso decidere se usare una, l'altra o tutte e due insieme. Il tutte e due insieme non mi interesserà. Ognuna col suo generatore di tensione, di alta tensione, eccetera. Allora, le due sonde di default sono entrambe per radiazioni beta, gamma e X, ma una ad alta sensibilità, l'altra a bassa sensibilità. Cosa significa? Quella ad alta sensibilità mi servirà per zone con basso rumore di fondo, quindi zone normali, tipo non Chernobyl, quindi per appunto avere una lettura veritiera non disturbata dalle radiazioni di fondo, mentre il tubo a bassa sensibilità serve per zone appunto ad alta radiazione di fondo, quindi per dire Chernobyl dentro un reattore nucleare, roba del genere, dove per avere delle letture mi serve un qualcosa che non venga disturbato da ogni minimo segno di radiazioni. Quindi prendendo questo che l'ho pagato meno di 200 euro, ho deciso di appunto sostituire le due sonde portando le due sonde all'esterno, eh, potendo mantenere una delle due, cioè quella a bassa sensibilità, anche se spero di non doverla mai usare, in questo modo qui, fondamentalmente. Allora, queste sono le sue due sonde, no? Vedete, due tubi. Io innanzitutto mi sono procurato una sonda SBM20, che è una delle migliori sonde rapporto qualità-prezzo russa, specializzata per le radiazioni beta, gamma e X, quindi non le alfa, e una SBT9, questa che ha la sua bella finestrella. La sua bella finestrella per le particelle alfa. Tra l'altro questa è una sonda che veniva montata sui moduli spaziali russi per rilevare eventuali radiazioni nello spazio, e quindi ho dotato il mio contatore Geiger di due sonde di livello militare, non recenti ma comunque molto meglio di quelle di cui era, diciamo, fornito, soprattutto visto che non poteva, in origine non poteva vedere le radiazioni alfa. Inoltre, altra cosa, per comodità mi sono portato i cavi esterni sull'esterno, visto che di default lui l'ho disegnato così proprio perché i due tubi sono all'interno nello chassis, quindi non ha il filo esterno. Invece in questo modo l'ho fornito di fili esterni in maniera da poterlo rendere più maneggevole, ecco. Eh, Inoltre cosa ho fatto? Ho aggiunto un deviatore qui per poter decidere se usare questa sonda o questa. Quindi questa spero di non usarla mai, come ho detto. Eh, e come ho fatto questo collegamento? Allora, innanzitutto il centrale del deviatore deve essere collegato, quindi il comune va collegato a un'uscita del generatore ad alta tensione, in maniera che in base alla selezione che faccio, una polarità dell'alta tensione andrà a finire tramite questo passacavo su uno dei due fili esterni oppure su il tubo originario, mentre sull'altra uscita gli facciamo un punto comune e lo lasciamo uno collegato all'altro punto del tubo e l'altro capo ovviamente sull'altro filo che va all'esterno. Qui però bisogna fare un magheggio, cioè questo tubo è collegato direttamente su un alloggiamento a pinzettina, clippettina, tipo, ti- tipo così. C'è la clippettina in alto, no? Eh, c'è la clippettina in alto così. Cazzo, non riesco, vabbè. C'è la clippettina in alto così e il tubo gli si va a infilare in mezzo, plup, dentro, così, plup. La clip, l'alloggiamento è saldato sulla scheda,
Quindi in un punto che facciamo da comune possiamo lasciarlo saldato, mentre l'altro punto va diviso dalla scheda in maniera che non sia sempre collegato alla scheda, quindi bisogna eliminare questo collegamento qui, ok? No, ecco qua ho disegnato, l'ho fatto al contrario, ok? Ho invertito i due cose, quindi vabbè. Uno dei due collegamenti diretti, quindi dal generatore di alta tensione, in questo caso questo qui, va eliminato e va sostituito appunto con il collegamento dal tubo al deviatore. E così abbiamo fatto che selezionando col selettore una direzione o l'altra verrà selezionato questo tubo piuttosto che quest'altro, mentre dall'altro lato questo tubo che viene decisamente soppiantato da questo, che è decisamente migliore, viene semplicemente isolato con del nastro isolante, tanti giri su in maniera da separarlo per non fare danni sulla scheda e per separarlo dal suo alloggiamento. Quindi eliminiamo perché normalmente normalmente sarebbe così, tac e tac, ok. Quindi dobbiamo eliminare questo collegamento qui e portare il filo esterno sull'uscita del generatore ad alta tensione, in maniera che questo tubo venga escluso, cioè rimanga collegato solo per un polo al generatore ad alta tensione e non per l'altro, perché questo collegamento viene eliminato. Ok, questo anche se non si vede molto bene è una croce, questo collegamento viene eliminato. In questo modo appunto abbiamo questo tubo sempre attivo, cioè sempre attivo. Poi a livello software possiamo decidere di usare questo oppure questo. Nel caso in cui io seleziono questo tubo, con il selettore posso decidere se usare questo oppure questo. Questo qua l'ho lasciato dentro così di scorta, nel caso dovesse rompersi questo, spero non si rompa, però quindi questo è lo schema. Adesso andremo a vedere in particolare come l'ho realizzato fisicamente.